Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi facciamo il risotto con i mirtilli da chuparse los dedos, una ricetta veramente spettacolare. I mirtilli stanno benissimo con la carne ma anche con il risotto, e dato che questo è il periodo dei mirtilli, allora iniziamo con questa ricetta e poi vediamo se ne riusciamo a farne altre. Se poi voi avete la fortuna di avere quelli di bosco, tanto di guadagnato. Io purtroppo qua mi devo accontentare di quelli che si trovano, però comunque il risotto che viene fuori o qualunque altra preparazione è comunque spettacolare. Siete pronti? Allora sigla, vediamo la lista degli ingredienti e cominciamo la nostra preparazione. Olè! Abbiamo bisogno di 350 g di riso vialone nano oppure carnaroli, poi 200 g di mirtilli, 100 g misti di formaggio come fontina, bitto, casera, montasio, insomma un formaggio semistagionato, poi 40 g di parmigiano reggiano grattugiato, 20 g di burro, una cipolla grande tagliata così, vedete, abbastanza grossolanamente, poi olio extravergine di oliva, del pepe, dell'aceto balsamico di Modena e poi qualche fogliolina di timo, meglio se fresco. Ultimo ingrediente, un bel bicchiere di vino rosso importante che servirà per bilanciare la dolcezza dei mirtilli. Prima di tutto prepariamo un brodo vegetale molto semplice con 70 g di sedano, 70 g di carota, 70 g di cipolla. Tutto in acqua fredda, portiamo ad ebollizione per circa 20 minuti, dopodiché aggiungere 10 g di sale. La quantità di acqua è 1,5 litri. Dopodiché spegnere il fuoco e tenere il brodo in caldo. Passiamo quindi alla fase di tostatura a secco del riso. Lo mettiamo all'interno di una padella, semplicemente, senza aggiungere né grassi né nulla, e lo portiamo alla temperatura di circa 50-55 gradi. Cambierà il colore esternamente, diventerà più chiaro, ci sarà un profumo di pane. A questo punto il riso è tostato, è pronto, lo togliamo e lo mettiamo da parte. All'interno della stessa padella mettiamo la cipolla, vedete la cipolla come è tagliata grossa? Così deve essere. Dopo la cipolla mettiamo l'olio, non mettiamo prima l'olio e poi la cipolla perché la padella è calda e l'olio si brucierebbe, quindi facciamo in questa maniera, mettiamo prima la cipolla, poi aggiungiamo un pochino di olio e poi aggiungiamo anche subito, immediatamente, un bel mestolo di brodo e facciamo stufare la cipolla per bene. Alla cipolla aggiungiamo un cucchiaino di aceto balsamico di Modena. Dobbiamo fare una sorta di glassatura della cipolla, così perderà un po' della sua dolcezza e acquisirà un po' anche questo profumo dell'aceto balsamico. Può sembrare poco importante, però credetemi, gli darà un tocco veramente spettacolare al risotto. A questo punto, quando la cipolla è bella stufata, ammorbidita, avrà quindi prima acquisito la sua classica trasparenza e poi avrà assorbito l'aceto balsamico, aggiungere il riso che abbiamo già ovviamente tostato in precedenza. Alzare la fiamma e far assorbire per bene al riso tutto quanto il fondo di cottura, ovvero i liquidi residui contenuti all'interno della cipolla, ovvero rilasciati dalla cipolla, e anche quel poco di aceto balsamico ancora presente. Teniamo il fuoco bello vivo come vi ho detto in precedenza, perché dobbiamo aggiungere il vino e dobbiamo sfumare per bene il tutto. Il vino, prima vi ho detto, un vino importante, ok? Che cosa significa? Significa un vino bello forte, un bel vino come un Barbera, un vino tosto, perché dobbiamo contrastare un po' la dolcezza del mirtillo e dare valore a questo risotto. Ora il fuoco bello vivo anche serve per far evaporare la parte alcolica del vino, ok? Come vedete si asciuga abbastanza velocemente, quindi a questo punto possiamo aggiungere i mirtilli. I mirtilli li possiamo aggiungere in due fasi. Una prima fase adesso, e questi si scioglieranno durante la fase di cottura e rilasceranno praticamente il loro colore e il loro sapore al risotto.
Possiamo aggiungere anche un'altra parte di mirtilli, gli ultimi 5 minuti di cottura del risotto, e quelli ci rimarranno un pochino più compatti, e poi quando li troveremo nel piatto che li mangeremo sarà qualcosa di incredibile, un'esplosione di sapore in bocca. Allora, come procediamo alla cottura? Nel classico modo in cui si fanno i risotti, quindi aggiungiamo 2 o 3 mestoli di brodo, il brodo vegetale, di cui abbiamo già parlato in precedenza, e cuociamo il riso per il tempo di cottura minimo indicato in confezione. Voi fateci caso, ci sono sempre 2 tempi, un tempo di cottura minimo e un tempo di cottura massimo, generalmente 14-16 minuti o 15-18 minuti, ok? Quindi come procediamo? Procediamo in questa maniera: mettiamo il brodo, quando questo viene assorbito aggiungiamo un'altra parte di brodo, mescoliamo di tanto in tanto, non serve stare lì a ravanare ogni 30 secondi il risotto, non serve assolutamente a nulla, e andiamo avanti così fino a quando non abbiamo raggiunto il tempo minimo di cottura indicato in confezione. Un'altra cosa fondamentale: ricordatevi che il brodo deve avere la sua giusta percentuale di sale, ok? Per 1,5 litri ci sono 10 grammi di sale, è fondamentale, ok? Perché il riso durante la sua fase di cottura assorbirà la sapidità dal brodo. Gli ultimi 5 minuti di cottura aggiungere il timo secco, se avete il timo secco, e poi un pochino di pepe. Se avete il timo fresco invece aggiungetelo proprio a fine cottura. Quello secco invece ha bisogno di reidratarsi un pochino, quindi lo inserisco quei 5 minuti prima della fine della cottura. Il profumo è veramente spettacolare. Il timo in questa ricetta ci sta, che è una meraviglia, una bellezza. E adesso parliamo di quelli che possono essere i formaggi da utilizzare. Siamo arrivati praticamente a fine cottura, quindi spengere il fuoco e aggiungere i vari formaggi. Vi ho detto la toma, la fontina, vi ho detto il bitto, il casera, questi formaggi di montagna. I mirtilli di montagna sono una meraviglia. Ecco, voi utilizzate dei formaggi di montagna che hanno un equilibrio pazzesco con questo risotto. Poi ovviamente il parmigiano e anche il burro. Di burro in questo caso per la mantecatura finale ce ne vuole poco, la metà della dose classica. Normalmente per queste dosi di riso sarebbero 40 grammi, però noi in questa ricetta ne mettiamo 20 grammi. Perché? Perché il grasso che ci servirà per mantecare bene il tutto, quindi per legare gli altri ingredienti, è già presente all'interno degli altri formaggi. Il grasso ovviamente si legherà all'amido del riso e formerà questa meravigliosa cremuzza. Mescolare bene il tutto, ovviamente mi raccomando questa fase a fuoco spento, saltare bene il tutto. Se dovesse risultare eccessivamente compatto, perché avete sbagliato, magari avete cotto, l'avete tenuto un po' troppo asciutto, aggiungete anche in questo momento senza nessun tipo di problema un pochino, poco di brodo, ok? Giusto per ammorbidirlo. Ricordatevi che all'interno della padella deve essere così, morbido, ok? Il classico risotto all'onda. Potete farlo sia all'interno della padella che anche all'interno del classico pentolino per fare i risotti. Mettere quindi il coperchio e aspettare un minutino prima di impiattare. E voilà, dopo la fase di riposo, ragazzi, guardate che spettacolo. Vedete? Se risulta ancora così morbido, allora vuol dire che avete fatto un lavoro spettacolare. Andiamo dunque ad impiattare. Facciamo un paio di bei mestoli per ogni persona. Poi vi ripeto, se volete avere la doppia consistenza, quindi avere dei mirtilli che si vedono così in maniera diversa nel piatto, ok? Li potete mettere una parte all'inizio della cottura e una parte, questo togliamolo, a metà cottura, ok? In ogni caso si vedranno comunque, perché se il risotto è fatto bene, dando qualche colpetto sotto si vanno a distribuire, così vengono a galla. Guardate la perfezione di questo
meraviglioso risotto. Allora mettiamolo qua un secondo, giusto per dare un po' un colore, mettiamo ancora qualche mirtillino così in superficie e voilà, les jeux sont fatto. E va bene ragazzuoli, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace che per me è molto ma molto importante. Inoltre vi ricordo che in tutte le librerie, in tutti gli store online trovate i miei libri, La cucina per tutti di Stefano Barbato e L'arte del buon mangiare, ebbene yes. E adesso, visto che il buon mangiare è un'arte, andiamo ad approfittarci di quest'arte, guarda qua, fai vedere qua, guarda qua, assaggiamo qua, c'è questo mirtillino, assaggiamolo. Madonna ragazzi, guarda, questo poi è un prodotto di stagione, di questo periodo, è una roba da 1001 notte. Questo viola dei mirtilli, poi io vi ripeto, formaggi misti, mamma mia, la toma, la fontina, il gouda, mamma mia, il bitto, mettetelo, mettete questi formaggi di montagna, perché il mirtillo, quello buono, è di montagna, quindi provate a percepire quello che sto cercando di trasmettervi. Prendiamo i prodotti della montagna, questo comunque l'estate è anche l'estate in montagna, quindi questo è un piatto che assolutamente va fatto in montagna con questi meravigliosi mirtilli. Poi fra un po' ci sono già i primi porcini, con questi formaggi di montagna. Fate voi un misto, quando poi trovi il mirtillino, se l'hai messo anche a metà, che hai voluto dare la doppia consistenza, che ti si esplode in bocca, che rilascia quella tonna acidula citrica, mamma mia, ma che cosa non è! Ragazzi, lo chiedo molto alla prossima video ricetta. Questa è una ricetta top, provatela perché ne vale assolutamente la pena. Ebbene yes, lo chiedo molto, alla prossima, ciao!